Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre. Abbiamo la carta del Papa. Cari amici, periodo di festeggiamenti, periodo di divertimento, periodo di ritrovo con la famiglia, periodo di congregazione, periodo anche di ufficializzazione per qualcuno. E per qualcun altro come l'idea che potrebbe essere il lancio di una nuova azienda sul mercato. O un nuovo prodotto, magari un nuovo servizio, insomma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui, e sempre in descrizione ci sono anche i link ai nuovi corsi del 2024. C'è il corso di tarocchi che parte a gennaio e lì c'è il video, così se avete piacere potete dare un'occhiata. Bene, vi ricordo che questa lettura è generale, può riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti, una relazione romantica. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da un 8 di spade, la carta degli amanti, un 9 di spade, un 6 di coppe, un 8 di coppe, la carta della giustizia e un 2 di coppe. Wow! Ah, ragazzi, allora, molto di questa lettura mi dice che potrebbe essere, per quello che riguarda una relazione, magari anche romantica, visto che abbiamo sia gli amanti che il 2 di coppe, visto che c'è il Papa, c'è un 6 di coppe. Anzi, vi dirò che potrebbe anche essere una relazione di tipo karmico, quindi una relazione che avete pattuito prima di reincarnarvi. Allora, qui ho come l'idea che ci sia una sorta di preoccupazione nella terza settimana di dicembre per un eventuale distanziamento che dovrete vivere. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'8 di spade. 9 di spade, quindi di nuovo un'energia che si ripete. Sì, è morte. Infatti queste spade appesantiscono un pochettino l'aria, nel senso che sento che c'è proprio una vostra preoccupazione di base su quello che bisogna lasciare andare, su quello che non bisogna più fare, sul vostro tipo di situazione. Diciamo che l'otto di spade è sempre una carta di autosabotaggio e quindi è come essere sempre lì che si pensa ma non riesco a uscire da questa situazione, come devo fare? Capitano tutte a me, sono sfortunata. Parlo al femminile perché sono donna, ma vale anche per gli uomini. E qui è come se ci fosse da lasciarsi indietro certe preoccupazioni, certi pensieri, ripulire un pochettino il modo di pensare, anche perché poi abbiamo gli amanti che adesso andiamo a vedere. E qui ho come l'idea che parli di una relazione veramente in equilibrio. Guardate, carro, asso di spade e asso di pentacoli. Di nuovo mi viene fuori una è caduto anche il giudizio, lo prendiamo. Mi viene di nuovo fuori una carta di spostamento, di movimento. Qui ci deve essere qualche viaggio o che vi fa rivedere una persona. Diciamo che adesso per le vacanze di Natale molte persone magari si spostano, ritornano dalla famiglia di origine e quindi può essere un po' il ritornare a casa con la speranza, con la speranza mi viene da dire di rivedere qualcuno. Vi dico, il carro è una carta che indica il dare una direzione, quindi qui potrebbe sbocciare veramente un nuovo compromesso, sia romantico sia lavorativo, Però c'è comunque qualche cosa che inizia, perché avete ben due assi, o perlomeno è un'idea di cui si parla, magari non è ancora concretizzata, non c'è ancora la firma, non c'è ancora nella terza settimana di dicembre qualche cosa di scritto, qualche cosa di reale,
ok? Però è come se si iniziasse a vedere la cosa da un punto di vista più ampio, da un punto di vista, sì, anche diciamo con una visione al futuro. Andiamo avanti con il 9 di spade. Mm. Abbiamo un 10 di coppe, un papa al contrario e un eremita al contrario. Allora, devo dire che è come se ci fosse una sorta di paura, mi viene da dire, nel fallire, nel non riuscire a fare tutto da soli, nel non riuscire a rispettare o a creare un compromesso. È come se ci fosse qualcuno qui che ha paura di creare una famiglia, di creare un gruppo. Se fosse una questione lavorativa, è come se ci fosse questa paura da parte vostra di associarvi con qualcuno perché poi probabilmente potreste non trovarvi bene. Però è una condizione necessaria, quella che dovete affrontare, diciamo, le vostre paure sono da affrontare più che tutto, se volete uscire dalla situazione di questo 8 di spade e 9 di spade, ecco. È come se qualcuno avesse, da un lato, avesse voglia di avere una relazione, ma dall'altro avesse paura di non essere adatto ad una relazione. Andiamo a vedere 6 di coppe. Mm. Regina di bastoni e 6 di bastoni. Guardate, qualsiasi sia il tema dell'8 di spade o del 9 di spade, ho come l'idea che possa, ehm, che possa essere stato qualcosa di così, tra virgolette, traumatico per voi, da non togliervelo dalla testa. Qui invece il lavoro che dovete fare è proprio quello di togliervi dalla testa certe paure e soprattutto uno sbaglio che avete fatto, come se ci fosse stato un errore, un fallimento, un risultato che non è arrivato come voi volevate, al quale vi siete aggrappati e vi state identificando con questo risultato. Cioè il risultato è stato 1 invece che 10 e io sono 1, però no. Cioè il risultato di quello che fate è diverso da chi voi siete. Il risultato può essere 1 perché magari non avevate abbastanza strumenti, perché non avevate una guida, perché non avevate esperienze, per X motivi. Ok, però cerchiamo di non identificarci col risultato. Nella vita si prova, si fanno esperienze, poi alle volte si riesce, alle volte no, è finito, cioè non succede niente. Quella volta che non riesco, cambio. Andiamo, il fatto di sentirsi falliti, di sentire che abbia sbagliato, di sentirci non perfetti, non giusti, sono tutte cose legate all'ego. L'ego è sempre quello che dice è giusto o sbagliato, però in realtà se noi ci togliamo da questa dualità e valutiamo una cosa per il semplice fatto che questa cosa esiste, ci si toglie dal no, sono giusto o sono sbagliato, ho fatto giusto o ho fatto sbagliato. Ho fatto quello che pensavo giusto fare in quel momento, senza giudizio. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Asso di coppe e 8 di denari. Sì, ripeto, qui è come se ci fosse qualche movimento da dover fare, magari a livello lavorativo. C'è qualcosa comunque nella vostra quotidianità, ragazzi, che cambierà nella quarta settimana di dicembre. Vi dico, da un lato potrebbe essere un allontanamento, è che l'otto di coppe in sé parla di un allontanamento, ma siccome qui ho la carta del carro e qui ho un nuovo inizio, che è l'asso di coppe, ehm, è come se ci fosse un nuovo capitolo della vostra vita che sta iniziando, anche qui avevate due assi, ok? E che cambierà in qualche modo la vostra quotidianità. Ma c'è qualche cosa che ha che a vedere con la distanza, con gli spostamenti, con i movimenti. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere questo bellissimo 2 di coppe. Wow, è uscita un'altra volta la giustizia e un 4 di bastoni. Ragazzi, a me sa proprio di lettura romantica, però vabbè, ognuno di voi lo adatti. Però, soprattutto se state cercando lavoro, soprattutto se state aspettando una conferma, avete due volte la carta della giustizia e il Papa qui. Il Papa ce l'avete anche qui in realtà. Ma
Qui ho come l'idea che siete voi che non volete tanto questo tipo di legame stretto, probabilmente a causa delle vostre paure. Avete paura di fallire, quindi non vi volete impegnare più di tanto, però in realtà poi tutto vi porterà a un contratto. Abbiamo la carta della giustizia, contratti firmati, questioni burocratiche che si risolvono. Io qui lo sento proprio come un accordo scritto, un accordo che prima potrebbe essere verbale e poi diventa scritto e diventa un'unione stabile, ragazzi. C'è l'asso di coppe, può essere un nuovo amore. Wow, sono bellissime, bellissime carte. Può anche essere che qui ci si debba lasciare indietro il passato per andare verso il nuovo amore, verso il nuovo lavoro, verso la nuova prospettiva di vita, verso questo nuovo contratto. Vi dico, molto mi parla di anime gemelle, di anime, scusate, karmiche. Anche anime gemelle, perché in realtà abbiamo il 4 di bastoni, abbiamo il 6 di coppe, abbiamo il 2 di coppe, gli amanti. Sì, sì, potrebbero essere anime gemelle, non solo karmiche. Allora abbiamo un fante di pentacoli e il mondo. Wow! Amici della bilancia, compimenti, nuovi inizi, risultati raggiunti, regolarizzazione, contratti che si firmano. Devo dire che la vostra lettura per la seconda parte di dicembre è molto 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 bella. L'unico neo negativo è il vostro modo di pensare. C'è qualcosa qui di cui vi dovete alleggerire. La paura di perdere qualcosa, la paura che qualche cosa del passato ritorni, toglietevela. Anche perché vi ricordo che la mente viaggia a vibrazioni. Ogni pensiero che noi emaniamo, se avessimo il terzo occhio aperto, cioè nel senso se riuscissimo a vedere col terzo occhio, ogni pensiero che noi mandiamo nell'etere si vedrebbe. Pensiero dopo pensiero questo prende forma, no? Diventa corposo, fino a quando poi scende dai livelli alti fino al livello della materia. Quindi se noi continuiamo a pensare ho paura di succederà questo e continuiamo a buttare energia lì, questa energia si addensa piano piano, scende, diventa terra e poi si concretizzano le vostre paure. Quindi non puntate l'attenzione su quello che non volete, ma puntate l'attenzione su quello che volete. Andiamo a vedere Osho. Totalità, outsider e il compromesso. È un 6 di denari, l'arcano minore della giustizia. Vi dicono di uscire dal vostro guscio, ragazzi. Qui si tratta, io credo che voi abbiate paura a fare un lavoro di gruppo, abbiate paura a unirvi a certe persone, però in realtà qui si tratta di uscire, come vi dicevo, di tagliare con questo tipo di mentalità, tagliare con questo tipo di pensieri negativi. Fate un lavoro sull'amor proprio, fate un lavoro sul io sono, io merito. Ci sono un sacco di meditazioni online se vi fa piacere. Però sì, è un po' come... qui lo sento come cercate un compromesso tra quello che è il nuovo e la vostra zona di comfort, cioè tra quello che vi fa sentire a vostro agio e tra invece quello che dovete, diciamo, imparare di nuovo, i nuovi equilibri da sperimentare. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Questi sono come degli oracoli per, sì, per sviluppare l'amor proprio, diciamo. Wow, carta numero 34 ed è la carta della forza. Qui si intende forza morale, forza di volontà, forza di intenzioni, forza di sentimenti, nel senso che sì, la forza morale, no? E dice la mia forza brilla, brilla attraverso me sarebbe oggi. Quindi è un po' come se vi doveste ricordare che siete forti, soprattutto quando siete in questi momenti. Cercate di darvi forza ripensando a tutto quello che avete passato nel passato, a tutti i problemi che avete risolto e rendetevi conto della forza effettivamente che avete avuto. È solo un ricordatorio, come vi dico, è un memorandum. Ricordatevi di quanto forti siete, perché le cose le avete già superate e la forza l'avete. Qui avete anche l'eremita, è solo che non siete consapevoli perché è girato al contrario, però avete tutta la saggezza necessaria per affrontare
questo periodo della vostra vita. Spero davvero che sia una coppia, spero davvero che sia la relazione che vi renda felici. Parentesi, c'è il Papa parla anche di matrimoni, E qui ragazzi, con tutti questi contratti, per qualcuno magari, guardate, in realtà non c'è il Cavaliere di Coppe, quindi può essere che non arrivi proprio una proposta ufficiale, ma che sia più una cosa, diciamo, tra le righe. Fatemelo sapere nei commenti. Scusate, una brutta influenza in questi giorni. Ed eventualmente se volete mandare i confetti sono ben accetti. Bene, amici della bilancia, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Visto che comunque si sta avvicinando il Natale, ne approfitto per farvi i miei migliori auguri. Spero che possiate passare il Natale pieno di benedizioni. Io intanto vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!